Ciao a tutti! Oggi in questo video proverò a mostrarvi come cucinare un uovo, però vi farò vedere come riuscire a modificare la forma del tuorlo che c'è all'interno. Seguite il video perché è davvero molto carino. L'attrezzatura che occorrerà è poca e davvero molto semplice da reperire, quindi degli stampini in silicone, 2 contenitori, una pipetta alimentare, degli stampini, quelli per dolci per intenderci con la forma che più vi aggrada, un contenitore nel quale puoi andare ad inserire gli stampi in silicone, una forchetta, un coltello e un imbuto. I materiali che occorreranno saranno semplicemente sale, burro e uova. Il burro, volendo, lo potete sostituire tranquillamente con dell'olio. La prima operazione che dovrete compiere sarà quella di prendere l'uovo, aprirlo e separare il tuorlo dall'albume. Quindi sarà sufficiente prendere un coltello e fare in questa maniera. Mi raccomando, fate in modo che il tuorlo rimanga abbastanza integro in modo che non si vada a mischiare con l'albume. Se no, dovreste poi buttare il tutto e ripetere questa operazione per tutte le uova che volete ottenere. Ecco qua. Separati i tuorli dagli albumi, prendere il sale ed andarlo ad inserire in entrambe le ciotole. Questo permetterà che i materiali possano essere lavorati in maniera migliore. Quindi procediamo. Pizzico di sale e poi mescolare. Non sbattere troppo perché non dovete montarlo a neve, deve rimanere esattamente com'è. Deve rimanere di un bianco limpido. Quindi non assolutamente montatelo, mi raccomando. Stessa cosa per i tuorli d'uovo. Mescolateli in modo che il colore venga omogeneo. Ecco qua. Adesso, aiutandovi con l'imbuto, andate ad inserire all'interno della pipetta l'albume. Quindi aprite semplicemente il coperchio, prendete l'imbuto, inseritelo in questa maniera, dopodiché andate a versare il contenuto all'interno. Ecco qua. Prendete gli stampini, prendete il burro e andate a, con le dita, riempire tutta la parte esterna col burro. Prendete la teglia e riempitela con dell'acqua per un'altezza di circa 2-3 cm. Così. Ok. Una volta riempita, prendete gli stampini ed andate ad inserirli all'interno di questa. Così. Fate in modo che l'acqua arrivi quasi fino al bordo della teglia degli stampini. Dopodiché prendere gli stampini da dolce ed andarli ad inserire nelle formine in silicone, in questa maniera, così, cercando di tenerli al centro degli stessi. Poi, una volta che li avrete posizionati, casomai, se vedete che non sono al centro, li posizionerete un pochettino meglio. Ecco qua. Ed ecco qua. Una volta inserite le formine all'interno degli stampi, prendere la pipetta alimentare con dentro l'albume ed andare ad inserire l'albume tra lo stampino e praticamente la parte esterna, il bordo, degli stampi. Così. Ecco qua. Mi raccomando, fate in modo che l'albume non superi ovviamente il livello dello stampo della formina per dolci. Ecco qua. E fate questa operazione praticamente per tutte le formine. Riempiti gli stampi con l'albume, mettere il tutto in cucina sopra una fiammella che sia davvero molto bassa ed aspettare che l'albume diventi bianco. Quindi procediamo. Ecco qua. Fiammella molto bassa, aspettate che l'acqua inizi a fare le bollicine e praticamente questa cottura sarà una cottura a bagnomaria. Quando l'albume sarà diventato completamente bianco e sodo, spegnere il fuoco, lasciare raffreddare, una volta che sarà freddo, mettere il tutto in frigo per circa un'oretta. Tirati fuori dal frigo, sarà il momento di togliere le formine dall'interno degli albumi. Per fare questa operazione, mi raccomando, fate molta attenzione perché sennò rischierete di rompere la parte bianca, quindi rovinando il lavoro. Io vi consiglio di fare così, guardate, piano piano, estrarre. Ecco qua. È davvero molto semplice, guardate. Il fatto di avere imburrato prima i bordi permetterà proprio di facilitare questa operazione, guardate. Stanno venendo via davvero molto facilmente. Ok. Ecco qua, questo è il risultato. Prendere la pipetta, stavolta riempita con i tuorli di uovo, e andare a riempire i buchi che si sono formati. Semplicemente così, guardate. Ecco qua. E riempite tutte le forme, tutte le formine, così.
E questo è il risultato una volta che avremo riempito tutte le formine. Non resterà altro che rimettere tutto sul fuoco. Una volta che anche i tuorli saranno cotti a bagnomaria, si potrà spegnere il fuoco e tirare fuori dalle formine il tutto. E a quel punto il lavoro sarà finito. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete, vi chiedo una cortesia, condividetevi sui social questo video, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. Detto questo, quindi ringraziandovi in anticipo, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.